Nuove sfide all'orizzonte per i titoli attualmente detenuti da Maika e da Mayu Iwatani. Stiamo parlando del World of Stardom Championship e del IWGP Women's Title, che sono stati messi nel mirino da Utami Hayashishita e Sari. Minasan, ohayo gozaimasu e benvenuti sul canale. Prima di parlare nel dettaglio di entrambe le sfide, permettetemi di ricordarvi che qua sotto in descrizione trovate tutti i link del progetto Donne tra le corde, progetto di cui tutti noi fans del wrestling femminile non possiamo fare a meno. Sì, perché sul sito web di Donne tra le corde troverete news, approfondimenti, rumors e quant'altro. Quasi dimenticavo, troverete anche una sezione dedicata ovviamente alla Stardom e al sottoscritto, quindi dovete assolutamente dare un'occhiata a tutto ciò, non ve ne pentirete. Tornando però a parlare delle sfide di cui abbiamo menzionato poc'anzi, sono arrivate durante il pay-per-view del 9 marzo, dove Sari, dopo aver battuto Natsupoi nel co-main event dello show, ha atteso impazientemente che l'evento finisse e dopo che il main event era giunto al termine con la vittoria di Nexus V con pin di Maika ai danni di Azumi, Sari si è presentata sul ring ed ha interrotto i festeggiamenti di Maika e di Mina Shirakawa, sfidando apertamente Mayu Iwatani ad un match valevole per l'IWGP Women's Championship. Mayu allora non ci pensò due volte, accettò subito la sfida, battaglia che fu ufficializzata dalle due atlete per All Star Grand Kingdom, lo show di maggior successo della Stardom, che andrà in onda sabato 27 aprile. Questo è un match che in molti avrebbero voluto vedere da tempo e che si vociferava potesse accadere da un momento all'altro. Ed ecco che finalmente Bushiroad ci accontenta con tale match, che vedrà la luce a All Star Grand Kingdom, stesso pay-per-view dove un anno fa Mayu Iwatani fu incoronata IWGP Women's Champion, battendo Mercedes Moné ed iniziando così il suo straordinario regno che la vede tuttora aver sconfitto avversarie prestigiose come Utami Hayashishita, Shuri, Mina Shirakawa e così via. Sari però dal canto suo è intenzionata a porre fine al dominio di Mayu Iwatani e ha dimostrato la sua determinazione nel tag team match contro Natsupoi e Saori Anou. Determinazione che le ha regalato la vittoria e che le ha permesso di avanzare pretese verso il titolo detenuto da Mayu Iwatani. Di certo la sfida che dovrà affrontare la leader di Stars è tutt'altro che facile, ma se D-Icon ha dimostrato di poter sconfiggere avversari quali Mina Shirakawa, Shuri eccetera, sono sicuro che saprà resistere anche all'assalto di Sari. Vero dire che la lottatrice ex WWE potrebbe però mettere in serio rischio il proseguimento del regno di Mayu. Una vittoria di Sari, a mio avviso, è tutt'altro che impossibile, anzi, ma dobbiamo sempre tener conto che il 2024 è un po' l'anno di grazia di Mayu Iwatani, che vedrà l'uscita del suo attesissimo film a maggio di quest'anno. Un film che sarà interamente dedicato alla sua vita e che ci farà ripercorrere a grandi linee la carriera di una delle lottatrici appunto più iconiche della Stardom e del mondo intero. Sarà straordinario rivivere tutte queste emozioni all'interno del film, che ci permetterà di viverle in prima persona, accompagnando dunque Mayu nel viaggio che l'ha portata a essere la leggenda che tutti noi oggi conosciamo. Alla fine del main event del pay-per-view del 9 marzo, l'IWGP Women's Championship non è stato l'unico titolo preso in considerazione, sì, perché Maika, microfono alla mano, ha lanciato una sfida a Utami Hayashishita, che purtroppo era assente dallo show causa problemi influenzali. Maika però non si è limitata a sfidare la leader di Queen's Quest ad un match, anzi ha provveduto ad ufficializzare il tutto per mercoledì 20 marzo. Dunque il match in questione sarà presentato durante la finale del Cinderella Tournament 2024 e sarà valevole per la Red Belt. Battaglia che andrà ad arricchire uno show già di per sé molto appetitoso.
Il match tra Utami Hayashishita e Maika è un match molto interessante che potrebbe portare a degli scenari alquanto curiosi. Sì, perché con questa probabile vittoria Maika andrebbe a sconfiggere in poco più di un mese Afrodite, le attuali Goddess of Stardom Champions, e dopo che la detentrice della Red Belt e Mina Shirakawa hanno dimostrato una buona alchimia, potrebbero persino pensare di sfidare Afrodite in un match valevole per i Goddess of Stardom Titles. Scenario che devo dire non mi dispiacerebbe affatto, proprio perché si andrebbe a creare un qualcosa intorno ai Goddess of Stardom Championship, titoli che sono finiti nel dimenticatoio troppo a lungo e che meriterebbero assolutamente di essere ricordati quanto prima. Le mie però sono soltanto ipotesi, dunque ora voglio sentire le vostre qua sotto nei commenti. Quello che è certo è che i prossimi mesi promettono di essere alquanto benevoli per la Stardom, sia perché potremmo incontrare tanti match interessanti, nonché eventi di prim'ordine, che andranno a toccare anche il suolo americano con uno show tutto a stelle e strisce, e che vedrà la Stardom espandersi sempre di più nel globo, cercando di conquistare quanti più tifosi possibili. Ahimè, siamo arrivati anche oggi al termine del video, ma prima di lasciarvi permettetemi di ringraziare tutti voi per tutto l'affetto che state dimostrando a me e a questo ambizioso progetto. È fonte di orgoglio per me sapere che tutti voi apprezzate il mio lavoro ed il cercare di portare in alto il nome della Stardom, compagnia molto spesso poco pubblicizzata. Nel salutarvi vi invito dunque a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Alla prossima! Grazie di cuore!